Babbo, sta ridendo sotto i baffi? I baffi? E se non ne ho baffi? Perché deve assaggiare un dolcetto che ho fatto io. E che dolcetto è? Guarda, sta arrivando. Me la mangio. La pigna di cioccolato, babbo. Ah, pigna. Tieni. Sì. Babbo è il mio assaggiatore ufficiale. E come lo mangio? Come lo mangio? Guarda, l'ho già divisa a metà. Delizioso! Squisilizioso. Squizilizioso! Lascialo qui se non me lo mangio più. Quindi la consigli agli amici di YouTube questa ricetta? Sì. Ecco, vedi? Questo è il cuore cremoso. Mangia. Vediamo se ti piace anche il cuore cremoso. La parte migliore, vero? Sì. Bene, quindi Stiamo mangiando la parte croccante. ricetta approvata, parola di babbo. 10 lode. Grazie babbo. Ciao amici di YouTube, ci vediamo al più presto. Ciao. Un'altra ricetta. Esatto, o magari un altro video assaggi. Buongiorno a tutti voi amici, finalmente eccomi qui con una nuovissima video ricetta. Apriamo le danze alle ricettine natalizie. Vi proporrò le carinissime pigne di cioccolato senza cottura e con pochissimi ingredienti per realizzare dolcetti di grande effetto, ottimi anche come idee regalo. Per prepararle ci vorrà pochissimo. All'interno di una bustina per alimenti e con un pestacarne frantumeremo fino a ridurli a farina 300 g di biscotti al cacao e cioccolato. È troppo realizzante questa cosa. Volendo potresti utilizzare anche un mixer tritatutto, ma insomma, vuoi toglierti questa soddisfazione terapeutica di schiacciarli così a mano? Alla farina così ottenuta uniremo adesso 30 g di zucchero e 120 ml di latte fresco intero. Mescoliamo bene con un cucchiaio fino ad amalgamare bene il tutto. E ora arriva il bello. Preleviamo un cucchiaio colmo di impasto, lo rotoliamo tra le mani creando la forma conica, più o meno a piramide, ecco, di una pigna. Partendo dalla base infiliamo vicini l'un l'altro i petali di cornflakes al cioccolato che proprio hanno la forma perfetta per far somigliare sempre più questo nostro dessert alle pigne, vedete? Anche lo stesso colore. Procederemo così come vi sto mostrando in video fino ad esaurire tutto il composto. Potrete fare le vostre pigne della forma che più vi piace, schiacciandole tra le mani dopo averle formate tutte, riuscirete a farle belle alte, altrimenti sono carinissime anche un pochino più basse, a voi la scelta. Io vi ho mostrato tutti e due i modi e penso che si possa percepire, ecco, dal video. Adagiamo le pigne su dei pirottini, le cospargiamo di un po' di zucchero a velo e le trasferiremo nel frigorifero fino al momento del consumo. Visto che c'è il latte fresco andranno tenute nel frigo, ovviamente. Lo so. Ardua impresa non mangiarsele tutte sul momento. Sono irresistibili, una tira l'altra e fanno davvero una bellissima figura. Ma immaginate che bello vedere il volto felice della persona che amate mentre le porgete questi dolcetti, magari confezionati, ecco, con quelle bustine trasparenti con tanti alberelli di Natale disegnati, le stelline proprio in tema natalizio, ecco il fiocchetto magari rosso, ecco, il nastrino rosso o verde. Avete visto che semplicità nel realizzarle? Spero davvero tantissimo che le proverete anche voi, ne vale davvero la pena. Fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commentini e se vi fa piacere condividete il video con i vostri amici. Vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!